Ciao. Come ti chiami? Ciao. Io sono John. E tu? Mi chiamo Anna. È un piacere conoscerti, John. Il piacere è tutto mio, Anna. Che bella giornata! Certo. Il sole splende e il parco è pieno di energia. Certamente. Vieni spesso qui? Sì, certo. Mi piace l'aria fresca e il suono delle risate. E tu? Questa è la mia prima visita. Devo dire che sono rimasto colpito. Sono felice di sentirlo. Cosa ti ha portato qui oggi? Cercavo un posto tranquillo dove leggere. Ho scelto il posto giusto? Assolutamente. Potresti anche trovare un po' di ispirazione tra gli alberi. Sembra delizioso. Anche a te piace leggere? Sì. Adoro la narrativa. Mi permette di evadere dalla realtà. E tu? Preferisco la saggistica. Mi piace imparare cose nuove. Interessante. Qual è l'ultimo libro che hai letto? Ho appena finito di leggere un libro sulla storia delle invenzioni. È affascinante. Sembra intrigante. Adoro il modo in cui le invenzioni plasmano le nostre vite. Sì. È incredibile come la creatività stimoli il progresso. Cosa trovi affascinante? Sono affascinato dalle diverse culture e dalle loro tradizioni. È un interesse meraviglioso. Hai viaggiato molto? Ho viaggiato in diversi paesi. Ognuno ha il suo fascino unico. Mi piacerebbe molto sentire parlare dei tuoi viaggi. Sarei felice di condividerlo. Magari bevendo un caffè? Sembra un piano perfetto. John, cosa significa il tuo nome? Il mio nome significa Dio è misericordioso. Suona bene, non è vero? Sì. Il mio nome, Anna, significa grazia. Condividiamo un tema. Interessante. I tuoi genitori hanno scelto il tuo nome per un motivo particolare? Sì, volevano un nome che simboleggiasse la gentilezza. E i tuoi genitori? Gli è piaciuto il suono e il significato. Penso che abbiano fatto una buona scelta. Sono d'accordo. I nomi spesso hanno un significato profondo. Ti piace il tuo nome? Certo. Anche se a volte vorrei che fosse un po' più originale. I nomi originali hanno il loro fascino. Il mio, però, è piuttosto popolare. Vero. È un nome classico. Hai mai pensato di cambiarlo? Non proprio. Sento una certa affinità con questo. Hai mai desiderato cambiare il tuo? Ci ho pensato. Forse qualcosa di più avventuroso, tipo Phoenix. Fenice è una scelta intrigante. Simboleggia rinascita e forza. Esatto. Sarebbe divertente avere un nome che susciti curiosità. Certamente. Cosa faresti se avessi un nome unico?
Credo che inizierei presentandomi in modo teatrale. Sembra divertente. Magari potresti anche creare una storia di fondo. Sì. Potrei dire di essere un viaggiatore proveniente da una terra lontana. Sarebbe un ottimo spunto di conversazione. Mi piace un sacco. Forse dovremmo inventarci dei nomi divertenti. Sono incuriosito. Cosa sceglieresti per me? Che ne dici di Starling, per la tua personalità brillante? Mi piace. E per te, sceglierei Navigator, per il tuo spirito avventuroso. Navigator suona proprio bene. Lo prenderò come un complimento. John, qual è la tua città natale? Vengo da una piccola città chiamata Maplewood, famosa per il suo sciroppo d'acero. Sembra delizioso. Vengo da una città vivace chiamata Riverton. Riverton. Immagino che sia piena di vita e attività. Lo è. Abbiamo festival, mercati e una vivace scena artistica. Maplewood è più tranquilla. Ogni anno organizziamo un delizioso festival autunnale. L'autunno sembra meraviglioso. Avete qualche tradizione particolare? Sì, abbiamo una giornata dello sciroppo d'acero in cui tutti si riuniscono per incidere gli alberi. Sembra un evento comunitario divertente. Cosa fate lì? Facciamo bollire la linfa e ne ricaviamo uno sciroppo fresco. È un'esperienza dolce. Mi piacerebbe molto provarci. Qual è il tuo ricordo preferito di quel festival? Ricordo che facevo a gara con i miei amici per vedere chi riusciva a riempire per primo un secchio. Sembra competitivo. A Riverton, ogni estate organizziamo un festival musicale. Un festival musicale? Sembra entusiasmante. Che genere di musica offrite? Ospita gruppi locali e ce n'è per tutti i gusti, pop, rock e jazz. Sembra fantastico. Mi piacerebbe molto scoprire nuova musica lì. Dovresti andarci. Ogni anno attira persone da ogni dove. Mi piacerebbe molto provare l'energia di un festival cittadino. È uno spettacolo incredibile. Cosa ti piace di più di Maplewood? Mi piace la tranquillità e i paesaggi meravigliosi. La natura è ovunque. Sembra meraviglioso. Apprezzo la vita in città, ma anche la natura ha il suo fascino. Forse potremmo scambiarci esperienze. Potrei mostrarti Maplewood. John, qual è il tuo cibo preferito? Direi la pizza. È versatile e deliziosa. La pizza è un classico. Hai un ingrediente preferito? Adoro il pepperoni. Aggiunge la giusta dose di piccantezza. E tu? Sono un amante del sushi. C'è qualcosa di speciale nel pesce fresco. Il sushi è affascinante. L'ho provato un paio di volte, ma non mi ha mai entusiasmato. Può essere un gusto acquisito. Hai mai provato qualche piatto insolito? Una volta ho mangiato dei grilli fritti a una fiera. Erano sorprendentemente croccanti.
Grilli fritti? Questa sì che è un'avventura. Non l'ho mai provato. E tu? Hai assaggiato qualcosa di insolito? Una volta ho provato le escargot. Erano burrose e agliate, davvero deliziose. Lumache. Non avrei mai immaginato di mangiare lumache. Sembra peggio di quello che è. Il sapore è ciò che conta. Immagino sia vero. Qual è il tuo comfort food? Maccheroni e formaggio. Mi ricordano l'infanzia e mi rendono sempre felice. Un classico. Per confortarmi, preferisco una bella ciotola di chili. Il chili è perfetto per le giornate fredde. Lo prepari tu? Certo. Mi piace sperimentare con le spezie. E tu, che ne dici dei maccheroni al formaggio? Aggiungo formaggi diversi e a volte pancetta per dare più sapore. Sembra delizioso. Potremmo organizzare una sfida culinaria un giorno. Ci sto. Potremmo preparare ognuno il suo piatto preferito. Sì. Una prova di assaggio per vedere quale regna sovrano. John, cosa fai nel tuo tempo libero? Mi piace dipingere. Mi permette di esprimermi creativamente. Dipingere sembra fantastico. Cosa ti piace dipingere? Preferisco i paesaggi. La natura mi ispira. E tu? Amo la fotografia. Catturare i momenti è la mia passione. È impressionante. Hai un soggetto preferito da fotografare? Mi piace fotografare le persone in momenti spontanei. Rivela le loro vere emozioni. Sembra affascinante. Forse dovrei imparare qualche consiglio fotografico da te. Sarei felice di condividerlo. Cosa ti piace di più della pittura? Adoro il processo di miscelazione dei colori. Sembra magia. È un modo bellissimo per descriverlo. Hai mai esposto le tue opere? L'anno scorso ho allestito una piccola mostra. È stata un'esperienza snervante, ma gratificante. Immagino. Condividere la propria arte deve essere una sensazione incredibile. Davvero. Esponi le tue fotografie da qualche parte? Ne ho condivisi alcuni online, ma sogno di vederli esposti in una galleria un giorno. Sarebbe fantastico. Credo che il tuo lavoro meriti di essere visto. Grazie, John. Apprezzo il tuo supporto. Cosa ispira i tuoi dipinti? Soprattutto il cambio delle stagioni. Ognuna ha la sua bellezza. La natura è davvero fonte di ispirazione. Hai dipinto qualche opera memorabile? Sì, ho dipinto un tramonto su un lago. I colori erano mozzafiato. Sembra fantastico. Mi piacerebbe molto vederlo un giorno. Te lo porterò la prossima volta che ci incontreremo. Potrai darmi la tua sincera opinione. John, ti piace guardare i film? Assolutamente sì. Non c'è niente di meglio di un bel film. E tu?
Sono un grande appassionato di film. Adoro il modo in cui ci trasportano in mondi diversi. Esatto. Che genere preferisci? Mi piacciono le commedie. Apprezzo una bella risata. Le commedie sono fantastiche. Io tendo di più per i thriller. Mi tengono con il fiato sospeso. I thriller possono essere emozionanti. Hai un film preferito? Direi Inception. Il concetto è strabiliante. Inception è geniale. Adoro il modo in cui gioca con i sogni e la realtà. Qual è la tua commedia preferita? Adoro The Grand Budapest Hotel. È eccentrico e visivamente sbalorditivo. È una scelta fantastica. L'umorismo è davvero unico. L'avete mai visto con gli amici? È un modo fantastico per far ridere tutti insieme. Sì, l'ho fatto. Non riuscivamo a smettere di ridere per quell'assurdità. Le serate cinema di gruppo sono le migliori. Preferisci guardare il film a casa o al cinema? Mi piace l'esperienza cinematografica. Il grande schermo è imbattibile. Sono d'accordo. L'atmosfera aggiunge emozione a un film. E poi, i popcorn sono d'obbligo. Hai uno snack preferito? Adoro i nachos. Il loro sapore formaggioso è irresistibile. Nachos al cinema? Questo sì che è un peccato. Lo è. Forse dovremmo organizzare una serata cinema con i nostri snack preferiti. Mi piacerebbe molto. Potremmo scegliere una commedia e un thriller per variare. John, ti piace viaggiare? Mi piace un sacco. Esplorare nuovi posti è una delle mie passioni. E tu? Sono un'appassionata di viaggi. Ogni viaggio porta con sé nuove avventure. Qual è il posto più memorabile che hai visitato? Direi il Giappone. Mi affascinava il mix di tradizione e modernità. Il Giappone sembra fantastico. Cosa ti è piaciuto di più? Ho adorato la fioritura dei ciliegi in primavera. Erano mozzafiato. Deve essere stato uno spettacolo meraviglioso. Ho sempre desiderato vederlo. Dovresti assolutamente andarci. Qual è la tua meta di viaggio preferita? Mi è piaciuta molto l'Italia. La storia e il cibo sono straordinari. L'Italia è nella mia lista. Quale città hai visitato? Sono stato a Roma. L'architettura era maestosa. Posso solo immaginarlo. Hai provato qualche piatto locale? Sì, ho mangiato pasta e gelato autentici. Era paradisiaco. Il gelato in Italia è un must. Qual è stata la tua esperienza di viaggio più divertente? Mi sono perso a Venezia. Sono finito in un piccolo caffè caratteristico, quindi è andata bene. Sembra proprio un felice incidente. Una volta ho perso il treno e sono finito a una festa locale. Che momento fortuito. I festival sono un ottimo modo per immergersi nella cultura. Lo sono davvero.
Viaggiare ci insegna tantissimo sul mondo. Sono d'accordo. Ogni avventura arricchisce le nostre storie. Dove pensi di andare la prossima volta? Sto pensando di visitare la Grecia. Le isole sono meravigliose. La Grecia sembra perfetta. Le spiagge e le rovine sarebbero incredibili da esplorare. John, hai animali domestici? Sì, ho un cane di nome Max, è un Golden Retriever. I Golden Retriever sono così amichevoli. Cosa ami di più di Max? La sua natura giocosa. Porta sempre gioia nelle mie giornate. Hai animali domestici? Ho una gatta di nome Whiskers. È un vero personaggio. Whiskers è un nome carino. Cosa la rende speciale? Ha una personalità eccentrica. Ama rincorrere le ombre per casa. Sembra divertente. Va d'accordo con Max. Hanno un rapporto di amore e odio. A volte giocano, altre volte competono per attirare l'attenzione. Classico. Anche Max può essere un po' geloso. Non gli piace condividere la scena. È curioso come gli animali domestici abbiano personalità così distinte. Qual è l'attività preferita di Max? Ama fare lunghe passeggiate al parco e gli piace incontrare altri cani. Whiskers preferisce rilassarsi in luoghi soleggiati. Le piace fare un bel pisolino. I gatti hanno davvero un talento naturale nel trovare il posto perfetto per fare un pisolino. Davvero? Hai mai portato Max in viaggio? Sì, l'ho portato in spiaggia una volta. Si è divertito un mondo. Deve essere stata un'avventura divertente. Ma Whiskers preferisce restare a casa. I gatti amano la loro zona di comfort. Hai mai pensato di portarlo in viaggio? Ci ho pensato, ma ho paura che si stresserebbe. È comprensibile. Alcuni animali domestici sono più adattabili di altri. Esatto. Magari potremmo organizzare un incontro di gioco con i nostri animali domestici, qualche volta. Sembra un'idea fantastica. A Max piacerebbe molto incontrare Whiskers. John, cosa ne pensi della tecnologia? Penso che sia allo stesso tempo fantastico e frustrante. Cambia così in fretta. Sono d'accordo. A volte sembra impossibile stare al passo con tutto. Esatto. Proprio quando impari una cosa, ne esce fuori qualcosa di nuovo. Qual è il problema tecnico più frustrante che hai mai affrontato? Una volta ho cancellato per sbaglio un documento importante. Ero devastato. Oh no! È un incubo. Anch'io ho avuto la mia buona dose di incidenti tecnologici. Cosa ti è successo? Ho provato ad aggiornare il telefono, ma si è bloccato per ore. Pensavo di averlo rotto. Sembra stressante. Sei riuscito a risolvere il problema? Sì, alla fine. Ho dovuto riavviarlo. È stato un sollievo quando ha funzionato di nuovo. La tecnologia può essere imprevedibile. Hai un gadget preferito?
Adoro la mia macchina fotografica. Mi aiuta a catturare i momenti più belli. Ottima scelta. Sono un fan del mio tablet. È perfetto per leggere e disegnare. I tablet sono così versatili. Usi il tuo per altro? A volte ci guardo i film, è comodo per viaggiare. Sembra utile. Però preferisco guardare su uno schermo più grande. Capisco. L'esperienza cinematografica è difficile da battere. Assolutamente sì. Ti è mai capitato che un problema tecnico si verificasse durante una presentazione? Sì. Il mio portatile si è bloccato proprio prima che dovessi presentare. È stato imbarazzante. È un incubo. Una volta ho avuto un video fallito durante una lezione. La tecnologia può essere imprevedibile, ma rende la vita interessante. John, ti piace la moda? Sì. Credo che sia un modo divertente per esprimersi. Segui le tendenze? Io ci provo, ma spesso mi ritrovo nella mia zona di comfort. E tu? Mi piace sperimentare stili diversi. A volte funziona, a volte no. Sembra un'avventura. Hai mai avuto un incidente di stile? Oh, certo. Una volta ho indossato delle scarpe spaiate per andare a un incontro importante. Scarpe spaiate? Che affermazione! Com'è andata? Era imbarazzante. La gente se ne accorgeva e io non riuscivo a smettere di pensarci. Immagino. Una volta indossavo un vestito decisamente troppo grande. Mi sentivo come se ci stessi nuotando dentro. Deve essere stato scomodo. Sei riuscito a farcela? Ci ho provato. Ho aggiunto una cintura per renderlo più elegante, ma mi sentivo comunque a disagio. La moda può essere complicata. Qual è il tuo outfit preferito per sentirti comoda? Adoro indossare un maglione caldo e dei jeans. Sono eleganti e comodi allo stesso tempo. Una scelta classica. Preferisco una camicia attillata e dei pantaloni chino. Creano un buon equilibrio. Sembra fantastico. Ti piace fare shopping di vestiti? Sì, ma spesso trovo lo shopping un'esperienza opprimente. Ci sono così tante opzioni. Sono d'accordo. A volte mi limito a dare un'occhiata senza comprare nulla. Esatto. Però può essere divertente guardare le vetrine. Sì. Forse dovremmo andare a fare shopping insieme qualche volta. Mi piacerebbe molto. Potremmo aiutarci a vicenda a trovare gli outfit perfetti. John, sei un appassionato di sport? Io sì. Mi piace guardare il football e il basket. E a te? Adoro guardare il tennis. Le partite possono essere così emozionanti. Il tennis è emozionante. Hai un giocatore preferito? Sì, ammiro Serena Williams. La sua determinazione è fonte di ispirazione. È incredibile. Sono un fan di LeBron James nel basket. Le sue abilità sono ineguagliabili.
È una leggenda. Pratichi qualche sport? Giocavo a basket al liceo. Non ero poi così male. È impressionante. Ho giocato a tennis per qualche anno. È stato un ottimo esercizio. Il tennis richiede molta resistenza. Giochi ancora? Cerco di giocare ogni tanto, ma non sono più costante come una volta. La vita può essere frenetica. Qual è il tuo ricordo sportivo preferito? Una volta ho assistito a un importante torneo di tennis. L'atmosfera era elettrica. Sembra fantastico. Ricordo di essere andato a una partita di basket con gli amici. È stato uno spasso. Le partite in diretta hanno un'energia unica. Segui qualche squadra in particolare? Sì, tifo per i Los Angeles Lakers. La loro storia è impressionante. Una scelta classica. Di solito tifo per i New York Knicks. Hanno una tifoseria fedele. I Knicks hanno una storia ricca. Deve essere emozionante assistere alle loro partite. Lo è. Dovremmo organizzare di guardare una partita insieme qualche volta. Mi piacerebbe molto. Potremmo gustare qualche spuntino e tifare per le nostre squadre. John, che genere di musica ti piace? Ascolto un po' di tutto, ma la musica che amo di più è il rock. E tu? Sono un grande appassionato di musica pop. Mi mette sempre di buon umore. Il pop è fantastico. Hai un artista preferito? Sì, adoro Taylor Swift. I suoi testi sono così coinvolgenti. Taylor Swift è talentuosa. Preferisco i gruppi rock classici come i Queen e i Rolling Stones. Sono delle leggende. Qual è la tua canzone preferita dei Queen? Bohemian Rhapsody è un capolavoro. Ha così tanti strati. È una scelta fantastica. Adoro il modo in cui racconta la storia in Love Story. Love Story è orecchiabile. Sei mai stato a un concerto? Sì, ho visto un concerto pop l'estate scorsa. L'energia era elettrica. I concerti sono esperienze indimenticabili. Una volta sono andato a un festival rock, è stato incredibile. Sembra fantastico. Hai visto qualche band che ti è piaciuta? Sì, ho visto dal vivo la mia band preferita. È stato un sogno che si è avverato. Posso solo immaginarlo. Spero di vedere Taylor Swift dal vivo un giorno. Sarebbe un'esperienza incredibile. Cosa faresti se la incontrassi? Probabilmente rimarrei senza parole. Mi piacerebbe tanto dirle quanto la sua musica significhi per me. Che dolce! Chiederei alla mia band preferita di raccontarmi il loro processo creativo. John, cosa volevi fare da bambino? Sognavo di diventare un astronauta. L'idea dello spazio mi affascinava. È un sogno fantastico. Volevo diventare veterinario. Amavo gli animali. Aiutare gli animali sembra gratificante. Avevi animali domestici quando eri piccolo? Sì,
Avevo un cane di nome Buddy. Era il mio migliore amico. Che dolce! Avevo una tartaruga. L'ho chiamata Speedy, anche se era lenta. Speedy è un nome buffo per una tartaruga. Ti è piaciuto prenderti cura di lei? Sì. È stato interessante scoprire le sue abitudini. E tu e Buddy? Lo portavo a passeggio e giocavo a riporto. Era sempre pieno di energia. I cani portano tanta gioia. I tuoi sogni d'infanzia sono cambiati crescendo? E invece sì. Ho scoperto la mia passione per la fotografia. È meraviglioso. Sono passato dal voler fare l'astronauta al voler diventare un grafico. Entrambi i percorsi sono creativi. Sogni ancora di esplorare lo spazio? A volte. Lo trovo ancora affascinante, anche se non sono un astronauta. Non è mai troppo tardi per esplorare nuovi sogni. Qual è il tuo sogno attuale? Vorrei viaggiare per il mondo e conoscere culture diverse. E tu? Sogno di avere una carriera di successo come fotografo, catturando storie attraverso il mio obiettivo. Sono convinto che ci riuscirai. I sogni della nostra infanzia possono plasmare il nostro futuro. John, parli altre lingue? Io parlo un po' di spagnolo. L'ho imparato a scuola. E tu? Conosco un po' di francese. Lo trovo una lingua bellissima. Il francese è adorabile. Puoi dire qualcosa in francese? Sicuro. Bonjour, comment ci va? Significa al ciao, come stai? Sembra fantastico. Provo. Hola, ¿cómo estás? In spagnolo significa la stessa cosa. Ottimo lavoro. È divertente imparare lingue diverse. Sì. Ti eserciti spesso con il francese? Ci provo. Guardo film francesi per migliorare le mie capacità di ascolto. Ottima idea. Dovrei guardare film spagnoli per arricchire il mio vocabolario. Assolutamente sì. Rende l'apprendimento piacevole. Hai mai viaggiato in un paese di lingua spagnola? Sì, ho visitato la Spagna l'anno scorso. È stata un'esperienza fantastica. Sembra fantastico. Hai avuto modo di praticare il tuo spagnolo lì? Sì, l'ho fatto. È stato utile comunicare con la gente del posto. Mi piacerebbe visitare la Francia e praticare il mio francese. Dovresti farlo. Sarebbe un'avventura fantastica. Che ne dite se ci sfidassimo a vicenda a imparare una nuova frase ogni settimana? Mi piace tantissimo questa idea. Ci manterrebbe motivati e migliorerebbe le nostre competenze. John, dove ti vedi tra 10 anni? Spero di viaggiare per il mondo e lavorare come graphic designer. E tu? Mi immagino come un fotografo di successo, capace di catturare storie e momenti. Sembra fantastico. Hai in mente una destinazione da sogno specifica? Mi piacerebbe esplorare l'Islanda e i suoi paesaggi mozzafiato.
E tu? Sogno di visitare il Giappone. La cultura e i paesaggi mi affascinano. Entrambi i posti sono incredibili. Immagino le foto mozzafiato che scatteresti. E riesco a immaginarti mentre catturi la bellezza della natura islandese. Secondo te, quale sarà il cambiamento più grande nei prossimi 10 anni? Credo che la tecnologia continuerà a evolversi rapidamente, influenzando il nostro modo di lavorare e di comunicare. È vero. Mi chiedo come cambierà la fotografia con le nuove tecnologie. Sarà interessante vedere come gli artisti adatteranno i loro stili e le loro tecniche. Sì. Spero che riusciremo ad accogliere questi cambiamenti e a mantenere viva la nostra creatività. Assolutamente sì. Credo che la nostra passione ci guiderà, qualunque cambiamento accada. Insieme possiamo sostenerci a vicenda nei nostri viaggi. Certamente. Non vedo l'ora di scoprire dove ci porteranno i nostri sogni.